Salve a tutti, sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come funziona un'elettropompa sommersa per sollevamento di acque molto sporche. Questa pompa è prodotta dalla Pedrollo, che è una grande azienda italiana che realizza ottimi prodotti. Dunque ora vi illustrerò cosa esce dalla scatola appena acquistata. Dunque, dallo scatolo uscirà la pompa così come la vedete. Uscirà questo sacchetto con alcuni pezzi dentro e un fogliettino con le informazioni relative alla pompa. Il raccordo che vi esce dal sacchetto va montato qua sulla mandata della pompa. Va messo un po' di guarnizione qua vicino, un po' di teflon o quello che volete. Va montato qua il raccordo. A questo punto si mette il tubo spiralato, questo qua, in questo modo, e appunto si mette poi una fascetta per tenere tutto in questo modo qua. Dunque la pompa è pronta per l'installazione. Allora, prima di montare tutto, io ora vorrei darvi alcuni consigli. Come tubazione io ho preferito usare questo tubo flessibile, come ho detto prima, lo spiralato. Eccolo qua, questo tubo, esatto. Il costo del tubo si aggira intorno ai 3,50 € al metro. Ricordiamoci che il tubo deve essere di diametro 50 mm perché riesce a calzare bene sul raccordo che ci ha fornito la Pedrollo. Un altro consiglio che vorrei darvi è quello di installare sulla mandata della pompa una valvola di ritegno o di non ritorno. Questa non è altro che una valvola a paletta, vedete? Fa passare il flusso delle acque nere solo in un senso. Guardate qua, ecco, le acque nere passano in questo modo, in questo senso, e non possono tornare indietro, in quanto poi quando si spegne la pompa si chiude anche questa valvola qua. Ho comprato anche questi raccordi, eccoli qua, uno per collegarmi sul tubo spiralato e quest'altro raccordo qua. Perfetto. Se notate, sulla valvola c'è una freccia che vi indica che la valvola va installata solo in un verso. Quindi se questa è la mandata della pompa, la valvola va messa in questo modo qua. La valvola permette ai flussi di andare solo in un senso e di non tornare indietro quando la pompa si ferma. Per cui riepiloghiamo: sulla mandata della pompa va messo il tubo spiralato come questo, ora ho messo un pezzettino per farvi capire, e poi va messo la valvola in questo modo qua con la freccia in questa posizione qua. La valvola con tutti i due raccordi mi è venuto a costare 25 €. Ecco fatto. La valvola con tutti e due i raccordi mi è costata 25 €. Dunque, l'ultima cosa che vorrei dire è che il principio di funzionamento della pompa sommersa è molto semplice. Essa è dotata di questo dispositivo, il quale, galleggiando man mano che si accumula acqua nel pozzetto, arriva a un certo punto e fa partire la pompa. Ecco qua, vedete? Rifaccio il movimento, esatto, e quindi è stesso il livello del liquido che si accumula nel pozzetto che fa partire la pompa. Infatti, guardando questa animazione lo capirete meglio. Man mano che aumenta il livello dell'acqua, il dispositivo sale sempre di più. All'interno di esso c'è una sfera metallica che, spostandosi, andrà a chiudere il circuito e di conseguenza la pompa partirà. Bene, ora voglio simulare il funzionamento della pompa calando la pompa dentro un secchio con l'acqua. A questo scopo metto questo tubo per non bagnarmi. È fatto.
quindi nel momento in cui alzerò il galleggiante partirà la pompa e da qui dovrà uscire acqua. Fate molta attenzione ora che alzo il galleggiante, io dirigo il getto dell'acqua qua dentro altrimenti mi bagno. Adesso alzo il galleggiante e da qui uscirà acqua. Abbasso, alzo. Allora, man mano che sale il livello, parte la pompa. La stessa prova ve la faccio con la pompa installata nel pozzetto di calcestruzzo e con questo abbiamo terminato la dimostrazione. Partita, vedi come se ne scende il livello, guarda, e non si sente proprio, assolutamente. Hai visto? Bella, Sì, sì. Bene signori, non so se avete fatto caso, quando si è spenta la pompa si è sentito il rumore della valvola di non ritorno che si è chiusa. Infatti adesso ve lo faccio risentire 2 o 3 volte. Sentirete 2 colpi. Il primo è la pompa che si spegne, il secondo è la valvola di non ritorno che si chiude. Fate attenzione al primo colpo e al secondo colpo. Bene, anche in questo piccolo tutorial siamo arrivati alla fine, mi auguro che sia stato di vostro gradimento, mettete un mi piace se avete gradito o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Grazie mille e saluti da Napoli.